Care amiche e cari amici, questa volta non mi ha caricato l'immagine di anteprima, non so perché, chissà che cosa ci avrà messo. Salve a tutte e tutti dal vostro amato Sant'Enchan. Cari amiche ed amici che mi seguite, siccome ho del tempo faccio questo live. Il titolo l'ho messo un altro live streaming the Jigen is Love Live. Ciao, e ciao anche a Alessandro Arcangeli. Bella, ciao, grazie per i like. Beh, come dire, vediamo se questo cellulare sta su. Più lo mando su e più va giù. E voglio vedere un po' che immagine di anteprima gli ha messo, ma lo vedrò dopo magari. Non so esattamente di che tema parlare questa volta, e intanto gli mettiamo la lingua italiana, licenza Creative Attribution. Questa settimana, in questi giorni, mi sono comportato un po' come un adolescente. Mi sono comportato perché ho fatto delle canzoni con le applicazioni smule per il cellulare, quindi ho cantato un po', però non riesco a sapere poi dove vanno a finire queste canzoni che io faccio, e quindi non so, canto, mi votano, mi danno i cuoricini, ma poi non so a che serve, se va a finire tutto in un circuito interno di diciamo di piattaforme, che poi rimane tutto nell'aria, e io non so veramente chi si beneficia di quello che io canto. Ma come dire, alle 22:07, non so se è cambiata il mio computer, il mio computer fa capricci. Vediamo un po'. Sì, quando sarà, perché sta venendo l'autunno, ma quando sarà l'ora legale? Sono le 22:08, 47 gradi Fahrenheit, 8 gradi Celsius, temperatura, dicevo, 8 gradi Celsius, precipitazioni 0%, umidità 70%, vento 6 km orari o 4 miglia per ora, e stiamo nel sabato 24 marzo. E stiamo anche un po' a corto di idee, anche perché purtroppo mi è venuto un'irritazione all'occhio, come potete vedere, una congiuntivite, si chiama così, quindi non posso rimanere con la vista troppo esposta ai monitors, perché mi è venuta questa bella congiuntivite. Forse a forza di guardare il cellulare, quindi vi consiglio a tutte e tutti voi di fare un uso limitato soprattutto del cellulare e dello schermo. Io avevo un'applicazione qua per, ecco qua, che la metto per oscurare lo schermo in modo che non ci sia troppo riflesso di luce bianca, ma non la uso, e quindi ridurre la luminosità dello schermo aiuta a prevenire dolenze agli occhi. Beh, politicamente parlando, forse sarà questo il titolo.
parlando delle ultime novità, perché suona bene. Ancora c'è questa guerra dei dazi, questa guerra che Donald Trump ha intrapreso sulle importazioni, che può avere ripercussioni mondiali, perché loro vogliono mettere più tasse ai prodotti entranti, all'acciaio, all'alluminio, però poi ha delle ricadute questo sui prodotti che gli stessi nordamericani consumano, ma anche sulle esportazioni dell'Unione Europea verso gli Stati Uniti. E qui cascano gli anti-europeisti, perché vabbè che l'Unione Europea abusa di noi e ci pone delle condizioni abusive e tutto quello che vuoi, ma in questo caso l'Unione Europea è scesa a difendere in campo i diritti dei paesi che vi appartengono, commerciali, i diritti commerciali dei paesi che vi appartengono, quindi a salvare le esportazioni di acciaio e di altri metalli, minerali e prodotti vari negli Stati Uniti, per poter arginare questi dazi doganali che Donald Trump vuole mettere anche ai prodotti importati dall'Unione Europea. Quindi, come dire, col fresco uno si raffredda. Poi mi raccomando, anche se sta per venire la primavera e io si vede che questa congiuntivite mi ha rintronato, anche se sta a venire la primavera, mi raccomando, se non avete fatto il vaccino anti-influenzale fatevelo. Io l'ho fatto a tempo, però mi sembra che non ha funzionato molto, perché un po' mi sono raffreddato giusto sul finire dell'inverno, quindi adesso viene la primavera, mi trovo raffreddato per quello che non mi sono raffreddato durante l'inverno. Allora dicevo, l'Unione Europea tanti grattacapo ci ha dato, ma soprattutto per colpa dei politici italiani che non hanno saputo contrattare una giusta posizione all'interno dell'Unione Europea, non per colpa dell'Unione Europea in sé. Adesso l'Unione Europea scende in campo per difendere i diritti commerciali degli stati membri nei confronti degli Stati Uniti del Nord America, perché loro ci vogliono comprare i prodotti a sempre minor prezzo e aumentare i dazi doganali, mentre invece con le altre amministrazioni presidenziali nordamericane abbiamo avuto un altro trattamento, più collaborazione commerciale, più apertura, più open mind. Adesso vogliono trattare agli stati che fanno parte dell'Unione Europea come un terzo mondo, cioè come l'Europa ha trattato il terzo mondo fino adesso, in pratica, cosa che non è giusto naturalmente. Poi vabbè, un altro tema del giorno è che, a prescindere da tutti gli annunci, purtroppo in Siria continuano a spararsi e continuano ad ammazzarsi, anzi di nuovo il conflitto si estende dalla Siria all'Iraq e ai paesi limitrofi, con l'intervenzione dei turchi che vanno a sparare alle varie comunità curde, con i curdi che fanno resistenza. Già il Daesh o l'ISIS non è un problema, ma è un problema a tutte le guerre civili che possono venire fra tutti i vari gruppi armati etnici, e quindi non è ancora finito il papocchio del Medio Oriente, anzi. E adesso si sa che i ribelli siriani, cioè i ribelli moderati
quelli che facevano comodo a Washington stanno bombardando quartieri e settori della capitale siriana che ha votato il figlio di Bashar al-Assad o Bashar al-Assad. E quindi, come dire, si guardano i crimini soltanto se sono realizzati dalla parte di quello che sarebbe un dittatore paradossalmente votato dalla gente, che è vero, hanno fatto reprimere la primavera araba col sangue, ma è anche vero che questa primavera araba è stata, per così dire, preparata e ordita dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Un momento che tolgo la giacchetta che non è elegante del pigiama. Allora, gli Stati Uniti e i loro sì, cioè, poi c'è la sedia piena che cambia, vabbè. I loro Stati Uniti e i loro alleati hanno ordito queste primavere arabe, che già è bello il nome che gli mettono, primavere arabe, sembra come il nome dell'involtino primavera che mangiamo nel ristorante cinese. E sono successe delle massacri, a parte Tunisia, l'unico caso che poi le primavere arabe sono nate in Tunisia quando un venditore ambulante si sarebbe incendiato, e da lì è divampata tutta la primavera araba in tutti i popoli arabi, che pure bisogna dire che tanto primavera araba non è stata, perché il Maghreb non è arabo, cioè dal Marocco all'Egitto è Maghreb, eppure quelle rivolte le hanno chiamate anche primavere arabe, come sono semplificativi, no? E l'Arabia sta ad un'altra parte, sta nel Medio Oriente, e vabbè, queste primavere arabe di arabo c'hanno poco o nulla, perché sono state indotte da fuori attraverso le reti sociali. Ma che coincidenza! E adesso sta proprio sotto sta proprio nell'occhio della tormenta, nell'occhio del ciclone, Facebook, per aver alterato 50 milioni di dati, di informazioni, per averle estrapolate da 50 milioni di account di usuari, e dicono che gli utenti compromessi non sarebbero solo negli Stati Uniti, ma per le elezioni del Brexit, per le elezioni spagnoli, francesi, italiane, che avrebbero venduto dati sensibili di più di 50 milioni di utenti. Possono essere stati anche 500 milioni. Facebook ha più di 2000 milioni, cioè 2 miliardi di utenti. Anche se qualcuno è fake e qualcuno è troll, però si sa questo. Quindi fino a che punto gli account che hanno causato lo scoppio delle varie primavere arabe erano autentici, delle reti sociali, di Twitter, di Facebook, di YouTube, o erano magari di agenti, di persone pagate, o addirittura troll o dei bot, non si sa. Però si è dato la precedenza nella viralizzazione a quelle informazioni, soprattutto nei paesi interessati. Quindi mi sa tanto a operazione. Non so voi che ne pensate. E sono successi più morti in Libia di quanti ne provocava il colonnello Gheddafi. Sono successi molti più morti di quanti ne provocasse Bashar al-Assad o il figlio, non so chi era. Bashar al-Assad, fra l'altro, è stato liberamente eletto. Adesso che una parte della popolazione in armi per logiche religiose, settarie, tribali non accettino il presidente in carica è un'altra storia, ma appoggiare una ribellione come primavera araba di libertà, voglio dire, ce ne vuole. Voglio vedere se fuori da Montecitorio si
si riunissero 100.000 persone armate a sparare, se l'Unione Europea e la NATO manderebbe le forze militari, i missili e gli aerei ad appoggiare i manifestanti o a sopprimerli? Io credo che se succedesse qualcosa di simile in Siria, in un paese europeo, mitraglierebbero sulla folla in ribellione, non contro le istituzioni. Eppure è successo in Siria, la folla armata voleva democrazia perché semplicemente aveva vinto al voto una persona. Allora si è alzata in ribellione con le armi e naturalmente gli occidentali hanno appoggiato questa ribellione. Io non dico che non avessero ragione di ribellarsi, ma scendere subito in armi, parti dell'esercito che si sono ammotinate, che si sono disarcionate, e tu subito vai a appoggiare una guerra civile invece di cercare di appianare la disputa, di conciliare le parti. Non lo so, comunque di Siria non se ne parla quasi più, ma la situazione non è controllata, anzi non si sa ancora che sta succedendo, perché ben lungi da essere stato sconfitto totalmente Daesh, adesso Daesh o l'ISIS minacciano di ritornare in Iraq. Poi c'è il problema con i curdi e la frontiera turca, poi c'è il problema che i turchi vogliono avanzare e prendersi una parte della Siria, poi c'è il problema dei curdi in Iraq e basta. Veramente, così come anche del caso ucraniano, che c'era un conflitto, una disputa decennale fra Ucraina e Russia. Occidente ci ha messo lo zampino e invece di pacificare la regione ha voluto crescere il conflitto, a crescerlo, e ancora adesso c'è il conflitto, ci sono zone militarizzate, eppure non se ne parla. Sembra quasi, la maggior parte degli italiani abbiamo forse la certezza che è stato risolto il caso ucraniano, eppure ci sono truppe che si continuano a muovere, ci sono feriti, morti, sparatorie, piccole guerre. Non è che è stata pacificata del tutto la regione, ma ti presentano la cosa, se te la presentano nella Rai, perché io è molto tempo ormai che mi sto disintossicando e non guardo più il TG, ma nella Rai ti presenterebbero le cose come se veramente fosse stato tutto risolto, o che per il momento va bene, per il momento ce la caviamo in Ucraina. Quindi non credete a tutto quello che vi dice la Rai, che veramente non è così come vi dicono. Parla. E qua purtroppo devo attivare la tastierina, non ho la N. Parla. Quindi, come dire, viviamo in una realtà virtuale, viviamo in una matrix viviamo in un mondo dove ci fanno credere quello che vogliamo credere, perché studiano le nostre preferenze, studiano quello che cerchiamo in internet, e viviamo in un mondo virtuale.
un mondo che è fatto alla misura dei nostri desideri, un mondo artificiale, un mondo che non rispecchia la realtà. E con questa breve considerazione vi lascio, cari amiche ed amici. È tardi, vi devo lasciare. Ciao.